ritrovate sul mio canale, è da un tanto tempo che non mi faccio vedere, oggi rieccomi con un tutorial. E sì, siamo arrivati al fatidico giorno del tutorial, quindi oggi tutorial video in collaborazione con la BBCraft. La BBCraft è un e-commerce cinese che vende tantissimi materiali per la mia e la vostra creatività e quindi per questa collaborazione ho scelto delle pietre. Se vi siete persi l'unboxing vi metto giù il link del video e per avere più o meno un'idea di come nascono i miei bijou, da dove vengono fuori le mie idee, vi metto anche il link dell'ultimo video, che in realtà è un podcast, così per ispirarvi un pochino e fatemi sapere naturalmente se anche il vostro processo creativo è più o meno alla stessa maniera. Cos'altro dirvi? La BBCraft, per voi che siete iscritti al mio canale, riserva un codice sconto, c'è Tigro che girovaga dietro alle finestre, quindi la BBCraft, dicevo, ha fornito un codice sconto che è Gabriella 20, quindi quando andate a preparare il vostro carrello, se digitate Gabriella 20 avrete questo sconto, quindi fa sempre comodo. Cos'altro dirvi? Che la BBCraft, cosa molto importante, sopra i $25 spedisce gratuitamente su tutto il globo. Quindi ragazze, è un'occasione, secondo me, è una cosa molto interessante, anche perché veramente hanno tantissimi materiali super validi. Non lo dico solo perché collaboro con loro, ma perché è la verità. Hanno tantissimi materiali, tra cui pietre, minuterie, favolosi per la realizzazione dei nostri bijou, nonché pietre, veramente, quindi andate a dare una sbirciatina. Adesso io giro la camera, vi mostro quello che andrò a fare, quello che andrò a realizzare. Probabilmente saranno 2 video in uno, farò 2 progetti distinti utilizzando le stesse pietre. E niente, come sempre auguro a tutte buona creatività. Mi raccomando, se mi state conoscendo con questo video e quindi non sapete di cosa parlo e chi sono, io mi chiamo Gabriella, in arte Brica Bijou, e su questo canale porto dei contenuti relativi alla realizzazione di bijou handmade. Quindi iscrivetevi, cliccate sulla campanella così da non perdere i prossimi video. Poi parlo di tanti altri argomenti perché mi piace sempre far venire fuori un po' di me, sperando che questo vi arrivi. E niente, come dico sempre, giro la camera, ci vediamo a fine video per i saluti. Vabbè, vi saluto già adesso e auguro a tutte, come sempre, buona creatività. E ricordate che la creatività non è competizione. Baci, vi lascio al video. Altro piccolo dettaglio, probabilmente il video sarà fotografico, quindi ci saranno tante clip in cui mostrerò tutti i passaggi che vado ad effettuare. Ok, questa volta ho finito davvero. Per prima cosa, prima di iniziare a creare il mio bijou, ho fatto un po' uno studio del disegno che volevo fare e un pochino le piattine da abbinare con queste pietre meravigliose, di cui trovate il link naturalmente del prodotto qui in basso a questo video. Quindi ho fatto un piccolo studio di colore. Questi filamenti passamaneria che vedete è praticamente il soutache, per chi non lo conoscesse, e questo, il soutache, va cucito. Sul mio canale trovate dei video base, quindi non mi dilungherò in questo video più di tanto nei dettagli. Quindi vi servirà il soutache, vi serviranno queste pietre e vi servirà naturalmente l'ago e il filo. Ho deciso di rimanere con dei colori abbastanza chiari perché ho giocato con delle pietre colorate di arancio, verde acido, quelle un po' screziate del diaspro, quindi utilizzerò delle piattine abbastanza dai colori neutri, vedete, un beige un pochino più scuro, e utilizzerò dell'oro. Quindi vi lascio quindi agli scatti fotografici. Mi raccomando, ago e filo. Io come ago utilizzo la Tulip, come filo utilizzo il Miyuki, ma se siete alle prime armi potete sperimentare anche con un buon filo da cucito. E divertitevi, insomma, non tutti dobbiamo avere necessariamente, per provare le prime volte, tutti i materiali d'eccellenza. Insomma, cimentatevi anche nello sperimentare. Questi sono i 2 progetti che ho scelto. Passo subito con il primo. Questo è il codice prodotto delle pietre che vado a usare.
Allora, come vedete con una pinza prendo la prima piattina e vado a metterla all'esterno della mia pietra e sfrutterò poi dopo i forellini che ha questa pietra in basso nella parte più stretta, vedete ve lo mostro in questa clip, e comincio a cucire. Ho utilizzato un poco di colla per incollare la prima piattina in qualche punto e poi vado a cucire da un lato e da un altro realizzando, come vedete, una specie di rete dietro al mio bijou. In genere io utilizzo la Beading Foundation, ma in questo caso la pietra era molto piccola, ma non è quello il problema, ma era anche un pochino più spessa e quindi diciamo che mettendo poi la base sarei andata oltre, quindi ho preferito fare in questo metodo. Dopodiché quindi ho unito al centro la prima piattina e poi vado a cucire tutta quanta la seconda piattina. Quando cucite, mi raccomando, all'esterno sempre punti piccolissimi e all'interno potete fare punti più larghi. Realizzate questa sorta di grata con la prima piattina e poi invece dopo aver fatto la seconda ed averla unita al centro, vedete, vado a prendere una rocaille 80 e faccio un semplice ricciolino, quindi rigiro la piattina sul retro e in modo trasversale vado a fissarlo per bene. Quindi cucio, mi porto sul retro e vado a cucire con qualche punto, vedete, passando tra le due piattine e la 80 anche la seconda piattina. Anche in questo caso la fisso, andate piano, procedete con calma e vedrete che vi riuscirà. La seconda piattina non la giro completamente, ma l'adagio, vedete, sul bordo e vado a creare un ulteriore decoro esterno senza utilizzare nessuna rocaille, ma semplicemente fissando, vedete, la piattina sul lato e poi dopo la vado a rigirare sul retro. Vi mostrerò poi una foto del davanti. In questo modo, naturalmente fisserò anche sul retro, vedete che passo con l'ago, unisco le due piattine e farò semplicemente un nodino, dopodiché taglierò la piattina in eccesso e vado a mettere un po' di colla per fermare tutto quanto il lavoro. Quello che naturalmente faccio da un lato lo farò anche dall'altro. Sul mio canale trovate video più dettagliati su come cucire i vostri bijou, quindi questo è un video realizzato in scatti fotografici, tra virgolette, semplificato, anche se mostro i passaggi di cucitura, però sul mio canale trovate dalla tecnica base e specifico punto per punto come andare a cucire. Vedete che qui sono andata avanti, quindi ho cucito anche l'altro lato, la 80, ho fatto il ricciolino e poi per semplicità ho deciso di andare a fare un archetto nella parte superiore e di mettere direttamente la monachella. Quindi, allora, per semplificarci un po' le cose, come sempre, io andrò ad utilizzare queste altre monachelle. Adesso ve le mostro. Oh, sono queste qui, ho anche gli anellini, li leggo sempre dappertutto. Sono queste, vedete, che si aprono e sono super comode, vedete, perché hanno qui anche questo forlino aperto, quindi potete andare a fare prima l'archetto e poi andare ad inserire la monachella. Sono super valide e sono, ragazze, comodissime, credetemi, sono in acciaio, anche queste naturalmente fornite dalla BB Craft, questo è il codice prodotto, sono fantastiche, questo è un progetto super facile veramente per chi è alle prime armi. Sì, è vero che è piccino questa parte qui, non vi ho mostrato tutto nel dettaglio, ma è veramente comprensibilissimo. Poi sul mio canale trovate tanti video, quindi adesso vado a fare l'archetto con 4-15-0. Quindi vedete, mi porto ad uscire nel punto che vedete e vado ad inserire semplicemente 4 rocaille 15-0 e rientro poi dal lato opposto, sfruttando per cucire sempre il retro del nostro modulino. Quindi ripasso più volte e diciamo che in questo modo vado a fissare il mio archetto. Faccio sempre un nodino, naturalmente, ne faccio anzi due per stare in margine di sicurezza e naturalmente ripasso sempre all'interno della lavorazione per rendere questo archetto, insomma, bello rigido. Allora, ecco il nostro modulino finito in cui andrò a inserire semplicemente la mia monachella, quindi la apro
Adesso l'andrò ad inserire, provo, sto facendo tutto con una mano perché non ho montato il cavalletto, facciamo semplicemente così, vedete? È super facile. La vedete? L'ho inserita e quindi è super pratica e comoda. Così avreste già fatto un orecchino, un modulino base. Ma adesso cosa facciamo? Andiamo a fare un archetto con le rocaille anche nella parte sottostante, così andremo a inserire la nostra goccia con un chiodino. Anche il chiodino fornito dalla BB Craft. Ragazzi, hanno veramente di tutto, dei set di chiodini in acciaio, di coppette. Io, guardate, ho di tutto, veramente. Scatole e scatoline super comode e super pratiche, quindi andrò direttamente con il chiodino, così non ci complichiamo la vita. Se poi volete andare a cucire, potete prendere ago e filo e cucire la vostra goccia, ma direi che rocaille e chiodino super veloce. Quindi mi porto nella parte bassa del nostro modulino, esco, vedete, con l'ago da un lato, passando sempre attraverso le piattine e inserisco 4 rocaille 15-0, formo una sorta di archetto e vedete mi porto dall'altro lato della punta, tra virgolette, e ripasso più volte naturalmente in queste 4 rocaille e poi dopo fisso con un nodino. A proposito, anche questo tappetino che vedete qui mi è stato fornito dalla BB Craft, un set da 3, vi metterò eventualmente anche il link di questo. E dopo essere ripassate un bel po' di volte, mi raccomando, portatevi sul retro e fate un nodino. Vado a prendere quindi chiodino, coppette, pietra, vedete un'altra piccola coppetta nella parte superiore, metto poi una 8-0, una 15-0 e con l'aiuto della pinza tonda vado a creare, vedete, questa sorta di archetto. Dopodiché lo andrò a infilare all'interno dell'asola fatta di perline e poi sempre con l'aiuto delle pinze, c'è un video dedicato sul mio canale per fare queste operazioni, di come creare questi nodini ad orefice, quindi con l'aiuto delle pinze vado a fissare la mia goccia, taglio il filo in eccesso e diciamo che il mio orecchino è finito. Naturalmente taglio il chiodino in eccesso con una pinza, stringo e il nostro orecchino super facile è terminato. Adesso ve lo mostro indossato, vi saluto adesso e il secondo orecchino, che è un pochino più complesso, lo vediamo nel prossimo tutorial. Come vi sembra? Non è adorabile? Ditemi voi come vi sembra. Indossiamolo dall'altro lato. Queste monachelle, ragazze, sono fantastiche, mi raccomando, andate a vedere perché con queste monachelle che si chiudono, vedete, tutto fatto con una mano, non c'è il rischio di perderli. Abbinati al mio outfit, vabbè, io vesto sempre di questi colori, ci vediamo al prossimo video. Un bacio a tutte. Ah, dimenticavo, dovete mettere un piccolo pezzettino di Ultra Sweet Alcantara e ritagliarlo. Casomai lo vediamo nel secondo video in cui faccio l'orecchino più complesso e facciamo i due rete insieme, ma comunque sul mio canale trovate il video di come fare i retro. Vi abbraccio e vi saluto e auguro a tutte buona creatività. Ciao!